Ciao a tutti, sono Hiro, grazie per avermi seguito il mio canale. Oggi vi presento come preparare Furofuki Daikon. Daikon cotto in umido, accompagnato con la salsa a base di miso. L'ingrediente principale del piatto è questo. Avete mai mangiato il daikon? Vi avevo già presentato alcune ricette con daikon, in italiano conosciuto anche come ravanello bianco o ravanello giapponese. Il termine daikon vuol dire grossa radice. Infatti, come vedete, una radice grossa e lunga. Oggi in grandi supermercati lo troverete quasi sempre. E la stagione di raccolto è l'autunno e l'inverno. Infatti in questo periodo lo troverete al supermercato quelli belli grossi. Nella cucina giapponese si mangia in tutti i modi: crudo come l'insalata, nella zuppa, grattugiato, fritto, grigliato, sotto aceti, eccetera. La ricetta di oggi è un piatto classico invernale della cucina giapponese. Per questa ricetta scegliete daikon bello grosso come questo. Lo usiamo parte sopra che è più dolce. La parte sotto va mangiato grattugiato o sott'aceto. Allego il link di alcune mie ricette con daikon, tutti gli ingredienti dell'origine vegetale, quindi anche un piatto vegano. Siete pronti? Cominciamo a preparare! Prendete un daikon bello grosso come questo. Tagliamo a rondella con un spessore di circa 3 cm. Sbucciamo con un coltello. Potete sbucciare anche con pelapatate. La parte esterna di daikon è un po' dura, quindi sbucciate abbastanza spesso, come faccio io nel video. Ora facciamo mentori. Sarebbe togliere gli angoli delle rondelle di daikon. Questo lavoro serve per l'aspetto finale, perché quando daikon si cuoce comincia a frantumarsi dagli angoli. Facendo mentori manteniamo bell'aspetto di daikon. Ora facciamo un taglio in croce. Questo passaggio serve per far cuocere il daikon in modo uniforme. Facciamo un taglio anche un altro lato. Questi sono la buccia e scarti di daikon. Il mio motto è non sprecare il cibo, quindi con questi faccio sottaceti. Taglio tutto a strisce sottili, metto nel vasetto, aggiungo un po' di alga kombu e scorza di limone. E riempio con un composto di aceto agrodolce. Conservo in frigo, sono buoni come contorno.
Ora mettiamo il daikon in una pentola. Versiamo l'acqua fino a ricoprire la superficie. Questo passaggio serve per togliere il sapore amaro di daikon. Poi, essendo precotto, si cuoce anche prima. Non mettete il coperchio perché poi il daikon assorbe il suo odore sgradevole. Ora togliamo dal fuoco. Oggi voglio usare questa casseruola di terracotta. Mettiamo daikon. Ancora versiamo l'acqua fino a ricoprire la superficie. Vi presento un tutorial super facile per creare otoshibuta. Questo coperchio particolare serve per quando cuocere il cibo in umido con poco liquido. Allego il link di un'altra ricetta con la spiegazione di otoshibuta. Se vi interessa, guardatelo. E così il nostro otoshibuta istantaneo è pronto. Ed ora portiamo sul fuoco. Portiamo all'ebollizione a fuoco medio, poi abbassiamo il fuoco. Cuociamo per mezz'ora a fuoco lento. Oggi c'è la prima nevicata a Milano. Col tempo così il piatto di oggi è davvero piacevole. Nel frattempo prepariamo la salsa. Girando con una spatola, cuociamo a fuoco medio per un paio di minuti. Il nostro daikon cotto alla perfezione. Mettiamo un po' di salsa. Possiamo mettere un po' di semi di sesamo e scorza di limone come guarnizione. Detta! Ora assaggio. Itadakimasu. In totale abbiamo cotto il daikon per quasi un'ora. Molto tenero e ha assorbito tutto il sapore di alga kombu. Ci sta molto bene con la salsa al miso. Servite ben caldo che è piacevole nell'inverno. Il daikon è un ortaggio che contiene ricco di vitamina C, quindi non buttate il liquido della cottura. Dentro c'è tanto vitamina e minerale. Potete usare come brodo vegetale per la zuppa o risotto.
Mangiare gli ortaggi invernali come daikon ci riscalda il nostro corpo. Sarebbe un alimento ideale per combattere il freddo dell'inverno. Provate la mia ricetta di furofuki daikon, daikon cotto in umido con la salsa al miso. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e iscrivetevi per altre ricette. Ci vediamo alla prossima! Matta ne!